Un benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di analizzare un originale lavoro a base di tenebra e caos, in cui ci si perde ma in maniera splendida. Quando parliamo di un album in cui ci si perde, di norma non lo intendiamo in senso positivo. Spesso si tratta di un lavoro senza filo conduttore e spesso omogeneo, in cui le canzoni non restano in mente e tutto ciò che rimane è al massimo un po' di atmosfera. Se un gruppo è davvero maestro di quest'ultima, tuttavia, può riuscire anche a creare un senso di perdizione valido. È proprio il caso degli Of Darkness. Nati a Barcellona nel 2004, da allora hanno portato avanti una carriera non troppo ricca ma sostanziosa. Tra le varie uscite, 2 sono i full length. Il secondo di essi, Missa Tridentina, è uscita circa un anno fa, per poi venire ristampato su vinile a fine marzo da Sensi and Ruin Laboratories. Al suo interno, come già detto, i catalani puntano forte su un'atmosfera asfissiante, nichilista nera come il carbone. È quella evocata dal funeral doom metal del gruppo. Parte da una base più o meno classica, ma aggiunge tutta una serie di dettagli che lo arricchiscono e lo rendono ben più caotico. In primis, a incidere bene sotto questo punto di vista sono i riff di Bastard e Julkarn. Meno espansi della media del funeral, sono macigni pesanti che a tratti guardano alle origini death doom del genere, ma non disdegnano ogni tanto disarmonie black. A fare davvero la differenza sono però i tanti suoni sovrapposti alla base. Tra effetti sonori inquietanti, tastiere e voci distorte, aiutano sia la ricchezza del genere che il suo impatto di tenebra. Da citare sono anche gli accenni di canto gregoriano ben sposati col concept del disco, la versione grottesca e oscura di una messa. Anch'essi contribuiscono alla personalità forte di Missa Tridentina. Il vero segreto degli Of Darkness non è però nell'originalità, quanto nella loro bravura superiore a livello di composizione. Consente loro di creare atmosfere asfissianti lungo tutti i 40 minuti abbondanti della scaletta. Un ambiente caotico al massimo ma ben studiato, in cui ci si perde con piacere. Parte di questo smarrimento è dovuto al fatto che il disco è omogeneo e persino ripetitivo, in una maniera peraltro voluta in apparenza, e non c'è molto che spicchi a livello di melodie o di spunti. Sarebbe un problema per quasi tutti gli album, ma non per Missa Tridentina, che grazie all'unione tra il suo stile e le abilità degli Of Darkness riesce a portarti davvero in un mondo oscuro confusionario, pieno di meraviglie nere e fascinoso all'estremo. Anche per questo la somiglianza spinta tra le varie canzoni non dà fastidio, anzi rende il complesso quasi un unico brano in più parti. Di conseguenza è inutile indicare le canzoni migliori come facciamo di solito. Potremmo citare Dies Irae oppure Requiescant in pace, ma non fa una grandissima differenza. Le tracce sono così integrate tra loro che è difficile consigliarne una. E anzi è probabile che ascoltati a parte i singoli pezzi perdano un po' di impatto rispetto al complesso della scaletta, che tra i suoi punti forti può contare anche su questa unitarietà. Con tutti questi pregi e i possibili difetti che diventano anch'essi positivi, Missa Tridentina risulta un gioiello pregiato nel suo genere. Originale e atipico, dalla grandissima forza atmosferica, forse non sarà il miglior album della sua corrente metal, ma vola poco sotto quei livelli. Poi, come è ovvio, non è assolutamente per tutti, anzi, forse non è neppure adatto a tutti gli amanti del funeral doom vista la sua natura particolare e caotica. Ma se vuoi provare qualcosa di unico nel suo genere, allora non possiamo che consigliarti di affrettarti e recuperare gli Of Darkness. Voto di Heavy Metal Heaven 91 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo spinto a recuperare questa gemma nera? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e condividere la recensione. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!